Cari amici, diamo il benvenuto al maestro liutaio Lorenzo Frignani, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, felice di essere a Roma. Questo strumento è un mio progetto personale, un progetto che parte dal 1992, l'anno in cui, dopo aver fatto un lungo periodo di sperimentazione su vari progetti, ho deciso di elaborare questo nuovo progetto, perché non è la copia di nulla, ma è una cosa che ho elaborato personalmente, e da lì in avanti ho sempre continuato a costruire esattamente sulla stessa matrice progettuale. E negli ultimi anni il perfezionamento di questo percorso devo dire che mi sta dando dei risultati molto soddisfacenti. La mia filosofia costruttiva attinge a quello che è una linea di tradizione. La chitarra è uno strumento molto particolare, molto sensibile, è uno strumento unico per tutta una serie di questioni e ho sempre amato molto una sonorità che parte dalle capacità espressive, di intimità, eccetera. Quindi mi sono sempre mosso comunque come matrice su una base tradizionale, senza andare a fare sperimentazioni su quelle che poi, soprattutto negli ultimi 20 anni, sono state invece indirizzate su delle progettualità che cercavano di cambiare un po' i connotati di tradizione dello strumento. In un certo senso, non per nostalgia, sono rimasto legato invece a una questione più in linea con quelle che sono, a mio parere, le caratterialità tipiche della chitarra, che sono quelle di un suono, se vogliamo, più intimo, più dolce, più rilassato. E ho lavorato molto sugli aspetti di equilibrio dello strumento, perché questa è una cosa che spesso non viene molto considerata, è una delle cose più complicate da risolvere. E da lì in avanti devo dire che anche con quello che è stato l'interfacciamento con musicisti di riferimento, il percorso ha dato dei risultati. L'aspetto di tradizione mi è sempre interessato molto. A questo si è abbinato anche, se vogliamo, una condotta da collezionista, nel senso che ho avuto modo spesso, sia per eventi di restauro che anche per quella che è una passione personale, di raccogliere e di avere sul tavolo strumenti di riferimento della più importante tradizione legata alla chitarra, che sostanzialmente è appunto molto legata a quella della tradizione spagnola. Da lì ho iniziato parecchi anni fa ad approfondire l'aspetto soprattutto su un autore che è Manuel Ramírez, del quale da tanti anni riproduco copie di strumenti, nel senso che mi ispiro molto a quel tipo di sonorità, è una sonorità che trovo molto coinvolgente. E l'idea di fare la copia è una cosa, un po' una sfida importante, perché fare la copia spesso per molti è riprodurre degli elementi estetici dello strumento, ma in effetti il significato di copia è riuscire a riprodurre un'estetica di suono dello strumento, una cosa legata appunto più all'aspetto funzionale. E devo dire che anche qui le cose hanno dato veramente dei risultati molto sorprendenti, col vantaggio che se noi oggi usiamo delle copie non abbiamo tutte le problematiche legate ai cattivi restauri o ai sommari restauri o a quello che si può fare in fase di restauro con gli strumenti originali, che tra l'altro sono anche molto rari, non è sempre possibile avere a disposizione. Sono legate al fatto di mettermi in pensione più che non a quello di escogitare delle diavolerie dal punto di vista costruttivo. No, scherzi a parte, le novità saranno quelle di trovare più tempo per approfondire l'aspetto di studio, di approfondimento di quello che è arrivare ad avere una conoscenza nei dettagli di tutta una serie di strumenti che per fortuna ho a disposizione, perché per 40 anni, senza volerlo dal principio, sono riuscito a mettere da parte una collezione di strumenti storici importanti e credo che quella sarà la mia evoluzione, cioè prendermi il tempo per poter finalmente con calma studiare ed approfondire ed acquisire tutti gli elementi utili a far capire e poi a condividere questo know-how, come si dice oggi, di conoscenza anche a tutti i colleghi e a tutto quello che oggi è l'importanza della scuola chitarristica italiana, che anche dal punto di vista costruttivo è cresciuta veramente moltissimo negli ultimi anni. Ringraziamo il maestro liutaio Lorenzo Frignani per essere stato qui con noi.